Nuovo colpo di scena con il mondiale per club sempre più al centro degli attacchi, delle critiche e delle polemiche, sempre più contestato ed è di fronte ad un oggettivo caos che sta generando una situazione abbastanza strana, piuttosto preoccupante anche per la nostra Inter, assolutamente. Da un lato c'è il presidente della FIFA che come se nulla fosse, almeno pubblicamente continua ad andare avanti con degli annunci sugli stadi, anche poche ore fa un nuovo video pubblicato sui suoi social, tutto tranquillo. Dall'altro lato invece non è tutto tranquillo, anzi c'è una protesta internazionale sempre più forte che ha avuto un'ulteriore svolta proprio nelle ultimissime ore. C'è il caos sui diritti TV, sugli sponsor, la gestione dei contratti, il mercato e molto altro ancora. C'è un generale clima veramente di tensione e di apprensione attorno a questa nuova competizione che sta nascendo non nei migliori di modi. E allora ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi e quindi vi do il benvenuto e ben ritrovati amiche e amici passioni interisti. Vi invito a lasciare un mi piace per supportare il nostro progetto e soprattutto iscrivetevi al canale. Siamo quasi a 70.000 iscritti, quindi aiutateci a raggiungere questo traguardo, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e continuate a far crescere il nostro progetto. E su Passione Inter siamo stati i primi probabilmente in Italia a parlare del mondiale per club qui su YouTube, ne avevamo parlato più di 2 anni fa e poi a mano che siamo andati avanti vi abbiamo aggiornato su quelli che erano poi i criteri di qualificazione che ufficialmente abbiamo conosciuto solo a maggio, cioè la competizione che a meno di un anno dal via ancora non si sapevano bene i criteri di qualificazione che abbiamo conosciuto da pochissimo. Vi abbiamo aggiornato anche sul format, su tutto il resto, fino ad arrivare poi al caos dei diritti TV, degli sponsor degli ultimi mesi, che ha vissuto, come detto, nelle ultime ore un altro colpo di scena, quindi mi sembrava doveroso parlarne, visto che la situazione riguarda molto da vicino l'Inter e deve preoccupare l'Inter, secondo me. Che cosa è successo? Facciamo ordine. Allora, l'associazione delle leghe europee, quindi diciamo le leghe europee Serie A, Liga, Premier League, eccetera, si sono messe tutte insieme per creare hanno questa associazione con cui hanno collaborato insieme alla FIFPro, cioè il sindacato dei calciatori, e la Liga in realtà è sia nell'associazione ma viaggia anche individualmente, vuole far sentire forte la propria protesta, la propria posizione, per cui è anche in questo momento si firma l'associazione Leghe Europee, FIFPro e la Liga si firma a parte, proprio per far sentire ancora di più questa posizione. Comunque tutti insieme hanno sostanzialmente denunciato la FIFA, hanno fatto causa, comunque hanno presentato questa denuncia alla FIFA, il massimo organo calcistico mondiale, con l'accusa di aver abusato di una posizione dominante imponendo il calendario internazionale delle competizioni per la stagione 25-26. Nel mirino finisce sia il mondiale per club, ma nell'ottica della prossima stagione, non tanto di questa, perché la prossima stagione partirà quindi il 15 giugno con il mondiale per club, si chiuderà il mondiale per club il 13 luglio, ma poi poche settimane dopo partono i nuovi campionati e alla fine ci sarà il mondiale per le nazionali, che poi è stato allargato a 48 squadre, quindi finirà il 19 luglio. Quindi la polemica, la discussione, la denuncia è innestata, diciamo, è innescata soprattutto sulla stagione 25-26 in quell'ottica lì. Adesso che succede? L'Unione Europea dovrà quindi giudicare se la FIFA appunto ha usato il proprio potere da organo governativo per fare i propri interessi commerciali a spese dei giocatori e delle leghe, chiaramente, che hanno presentato questa denuncia. Cioè si è accusato la FIFA di conflitto di interessi anche perché comunque organizza i tornei da cui guadagna un sacco di soldi sulla carta potenzialmente ed è anche un organo governativo. Quindi ricorda per certi versi l'accusa che era stata mossa dal gruppo della Superlega nei confronti della posizione dominante della UEFA nell'organizzare le competizioni in Europa e quella situazione ha portato poi ad una sentenza storica di pochi mesi fa in cui c'era di mezzo l'avvocato Dupont, ormai famosissimo perché oltre alla causa Superlega è l'avvocato della sentenza Bosman e più di recente, pochissimi giorni fa, anche del caso Lassana Diarra, che porterà ad un'altra variazione dei regolamenti visto che hanno vinto la causa contro la FIFA. Quindi anche questa vicenda è seguita dallo stesso avvocato, anche per questo è una situazione sicuramente da tenere d'occhio. Quindi tutti gli organi politici principali in Europa si sono schierati contro la FIFA per questo aumento delle partite a discapito dei giocatori e delle leghe, con un grande guadagno da parte di un organo governativo che si organizza gli eventi e si porta a casa i soldi senza tenere in considerazione le conseguenze per nessun altro sostanzialmente. Quindi
Una stagione ancora più folle, il tema degli infortuni già oggi è molto caldo in questa stagione, lo stiamo vedendo. Ci sono però da dire secondo me 2 cose innanzitutto. Spezzo una piccola lancia in favore della FIFA, anche se non è il mio obiettivo. La prima cosa da dire è che mi sembra abbastanza evidente che ci siano anche motivazioni politiche dietro questo attacco alla FIFA che sta andando avanti in questo momento, perché comunque anche l'UEFA, l'organo europeo, comunque organizza le competizioni europee e non è stata così attaccata per i nuovi format che comunque portano più partite, intasano ancora di più i calendari. E ci sono molte più partite organizzate dalla UEFA piuttosto che dalla FIFA. Quindi il problema doveva essere sollevato eventualmente, non dico solo contro la UEFA e non con la FIFA, ma eventualmente anche contro la UEFA. Invece c'è uno sbilanciamento netto nei confronti della FIFA. Ufficialmente, nella conferenza stampa che c'è stata nelle scorse ore, hanno detto che la UEFA, rispetto alla FIFA, ha avuto un dialogo molto più aperto, molto più costruttivo con le singole leghe, mentre la FIFA ha imposto la propria decisione, quindi per questo fanno causa alla FIFA e non all'UEFA. Però ecco, ci sono validi motivi secondo me per pensare che ci sia dietro anche dell'altro, come anche un discorso economico, molto, molto probabilmente. La seconda considerazione da fare è che a beneficiare comunque dell'aumento delle partite restano comunque i calciatori, perché al momento che all'aumentare delle partite aumentano gli infortuni perché si stia giocando troppo, quindi è una supposizione, non abbiamo ancora oggi studi certi, conferme certe che ci dicono questo. Secondo me è plausibile che l'aumento delle partite porti ad un aumento degli infortuni, ma una certezza non ce l'abbiamo. Invece abbiamo la certezza che aumentano le partite, aumentano i ricavi e aumentano gli stipendi dei calciatori, perché da anni ormai ci sono diversi studi, comunque più del 60% dei ricavi del calcio vanno a finire nel monte ingaggi e quindi nelle tasche dei calciatori sostanzialmente. E questa quota negli ultimi anni non sta cambiando, stanno aumentando i ricavi, ma la percentuale che va nelle tasche dei calciatori rimane sempre quella. Quindi anche le proteste dei giocatori vanno un po' riviste, nel senso che le richieste economiche non possono continuamente aumentare se già il 60% dei ricavi va a finire a loro, e se non vogliamo aumentare le partite, ecco, è un po' un cane che si morde la coda. Anche i calciatori nelle loro richieste di ingaggi sempre più alti forse devono tenere conto anche di questo. Detto questo, è oggettivo che il mondiale per club ha diversi problemi. È una competizione che personalmente mi affascina perché è una competizione che forse mi intriga anche più della nuova Champions League, perché è un mondiale, c'è ogni 4 anni, tante squadre anche esotiche, è molto particolare, è meno difficile sulla carta, meno competitivo della Champions, ma più intrigante. Però sta nascendo sicuramente molto male. Sappiamo che ci saranno 32 squadre, Inter e Juventus sono le italiane qualificate, ci sono ancora 2 posti da assegnare. Sul sito della FIFA c'è questo riepilogo che vi consiglio di tenere d'occhio perché poi viene aggiornato con tutti i dettagli. Ci sono le date, come detto, gli stadi, finalmente conosciamo gli stadi che sono stati annunciati da poco, 12 città americane negli Stati Uniti, principalmente sulla costa est, ma si giocherà anche ad ovest e questo renderà ancora più complicato il tema del fuso orario, eccetera, eccetera. A maggio, come detto, avevano risolto i criteri di qualificazione, adesso aspettiamo dicembre, quando avremo finalmente anche i sorteggi, e quindi sapremo anche un po' le varie avversarie. Conosciamo il format finalmente, nel senso che, si giocherà, era scritto qui sotto, una fase a gironi, ecco, composta da 8, da gruppi di 4 squadre, 8 gruppi da 4 squadre. Le prime 2 classificate di ogni gruppo andranno poi agli ottavi di finale. Dagli ottavi in poi ci saranno partite uniche nella fase ad eliminazione diretta e non ci sarà la finale per il terzo posto. Quindi finalmente sappiamo anche il format, quindi qualcosa sta prendendo forma e ci mancherebbe, visto che mancano pochi mesi, ma il tema economico è il vero problema gigante con cui bisogna fare i conti, perché ad oggi le indiscrezioni che stanno uscendo, ecco, per l'Inter, a noi ci interessa soprattutto l'Inter, però per l'Inter andare al mondiale per club potenzialmente rappresenta un danno, piuttosto che una fonte di ricavi extra. Perché che succede? Allora, le prime stime parlavano di oltre 2 miliardi di euro che erano stati messi a disposizione dalla FIFA per i club, quindi tra la gestione del torneo, la creazione e i premi alle squadre soprattutto. La FIFA contava, a fronte di questi oltre 2 miliardi di costi, di incassare circa 4 miliardi per pagare tutto, da ricavare tramite
soprattutto i diritti televisivi e gli sponsor, che sono le voci principali. Siamo però in alto mare davvero su tutto e su questo siamo in alto mare ancora peggio rispetto all'ultimo aggiornamento che vi avevo fatto a giugno sulla questione. Perché? Si era parlato di un possibile accordo mondiale con Apple che avrebbe trasmesso, le partite in tutto il mondo e invece non solo non si è fatto, si era parlato poi anche di un possibile accordo minore da $1 miliardo, rispetto ai 4 miliardi che la FIFA aveva preventivato, quindi 4 volte in meno rispetto a quello che era stato preventivato, ma io non ho ancora letto annunci ufficiali, comunicati ufficiali e da quello che leggo in giro anche sulle testate internazionali, la trattativa sembra quantomeno in stand-by in questo momento, o se non addirittura saltata. Era stato detto che a maggio sarebbero arrivati altri annunci di sponsor, siamo a metà ottobre e non ne ho ancora visti. C'è un'indiscrezione piuttosto preoccupante che arriva dagli Stati Uniti perché la riporta il New York Times. Pare che la FIFA, abbia già contattato alcuni club del mondiale per club, non è stato detto chi, ma, chiedendo se sono disposti a partecipare lo stesso al mondiale per club a fronte di ricavi inferiori. Cioè, vi avevamo promesso 50 milioni all'inizio, questa era la cifra di cui si parlava. Partecipereste per molti meno soldi? Ci siete lo stesso? Questa è un po' la domanda che la FIFA avrebbe fatto e c'è da capire di quanto inferiori, perché dei 50 milioni di euro che si parlava all'inizio, nelle ultime settimane varie testate internazionali parlavano di 20 milioni preventivati, meno della metà. Ma qualche settimana fa leggevo La Repubblica che addirittura parlava di 10 milioni. 10 milioni per la partecipazione, si parlava di 50, si arriverebbe a 10 e poi se vai avanti ai gironi arrivi a 15 e 10 milioni ragazzi l'Inter li fa con 2 partite a San Siro, con i biglietti di 2 partite a San Siro, quindi non è una competizione che ti sposta così tanto gli equilibri, anzi, pare diamo un po' di buone notizie, che il Manchester City, anche qui da capire un po' con quali fini, stia facendo molto sponda alla FIFA, per cui si è reso disponibile per aiutare la FIFA a trovare nuovi accordi, a trovare nuovi sponsor, stanno collaborando in questo momento. Infantino, il presidente della FIFA, sta provando a sondare il mercato in Arabia Saudita e in quella zona geografica per trovare nuovi sponsor. Però ecco, mancano davvero pochi mesi, è scaduto il bando per assegnare i diritti TV in tante zone del mondo, quindi si andrà avanti con delle trattative private, ma ancora oggi non si vede la luce da questo punto di vista e restano tanti problemi. Come verranno messi a bilancio questi soldi poi ancora non lo sappiamo, probabile che la base fissa venga inserita nel bilancio che chiude al 30 giugno e il resto nel nuovo bilancio, oppure direttamente tutto nel nuovo bilancio, ma anche qua non sappiamo ancora le cifre, non sappiamo ancora come metterle a bilancio, questo ti complica inevitabilmente la programmazione. C'è la situazione dei contratti, poi non sarà possibile estendere i contratti di un solo mese come era stato ai tempi del Covid, quindi o rinnovi i giocatori oppure li perdi durante il torneo, o rinnovi l'Inter per esempio avrà le situazioni Acerbi, Darmian, De Vrij e altri da gestire, o li rinnovi oppure questi giocatori fino al 30 giugno possono giocare e poi se tu passi il turno al mondiale per club non potranno più giocare nel resto della competizione. Sarà quasi certamente aperta una nuova finestra di mercato dal 1° al 10 giugno, che servirà per completare le rose in vista del mondiale. Sarà una sessione che vale per tutti chiaramente, non solo per Inter e Juve, per chi partecipa al mondiale, ma voi ce le vedete le squadre a comprare i giocatori fino al 10 giugno e poi schierarli in campo al mondiale per club 5 giorni dopo? Almeno nell'Inter mi sembra un pochino strano, non lo so. Mi sono appuntato anche questo passaggio sulle regole, sui contratti, che eccolo, dopo la scadenza per la presentazione delle liste delle squadre, ci saranno delle liste come la lista UEFA, lista Serie A, poiché i contratti di alcuni giocatori scadranno a metà competizione, i club partecipanti potranno sostituire i giocatori durante un periodo di competizione limitato dal 27 giugno al 3 luglio entro un limite stabilito e in base a limitazioni specifiche, tra cui il fatto che una finestra di registrazione standard, cioè il mercato, deve essere aperto per il club in quel momento. Non posso prendere un giocatore il 29 giugno e registrarlo subito se in Italia il mercato non è aperto in quella fase. Tuttavia l'obiettivo è incoraggiare i club e i giocatori i cui contratti sono in scadenza a trovare una soluzione appropriata per facilitare la partecipazione dei giocatori. Quindi club fate voi, trovate voi una soluzione appropriata. Non lo so, io
Questo mi dà l'idea che, questo scenario potrebbe portare a rivoluzionare il mercato di gennaio, perché secondo me sul mercato di gennaio potrebbero essere fatte delle cose in anticipo, non tanto nell'ottica di presentarsi al meglio al mondiale per club, perché il gioco pare non valere la candela in questo momento, quanto in ottica programmazione anche della nuova stagione, perché, c'era stata la proposta di far slittare le prime 3 giornate della Serie A 25-26, quindi Inter e Juventus le prime 3 giornate le avrebbero giocate dopo, le avrebbero recuperate dopo, visto che appunto l'Inter potrebbe essere in campo, ma anche la Juve, se vanno in finale fino al 13 luglio sono ancora al mondiale per club e a metà agosto si riparte col campionato. Non c'è tempo, non c'è proprio spazio. Questa proposta è stata subito bocciata, sia la Serie A che i diritti televisivi, eccetera, hanno bocciato questa cosa, quindi Inter e Juve o non fanno le vacanze oppure se le fanno poi saranno in ritardo di preparazione inevitabilmente nelle prime giornate di campionato. E quindi, un ritardo inevitabilmente ci sarà o almeno uno sfasamento nella preparazione della nuova stagione, per cui dal punto di vista fisico e del mercato bisogna inventarsi secondo me qualcosa di nuovo. Non sarà un 2025 con dei mercati simili agli anni prima, almeno secondo me. E quindi anche il mercato di gennaio in questo senso potrebbe essere rivoluzionato, potrebbe essere diverso dal solito. Ci sono tante incertezze, quindi tante insidie ancora e tanti ostacoli. La FIFA continua a dire che il mondiale si farà e che si farà con questo format, non se ne esce assolutamente. L'Inter a quanto pare ha confermato che parteciperà e il supporto a questo mondiale per club. Però ecco, per quanto questo torneo mi intrighi e mi affascini, 2 domande bisogna cominciare a farsene sull'utilità e sul vantaggio, ecco, che si ha nella partecipazione. Un torneo che sta nascendo con tante polemiche, forse già in partenza preannuncia la necessità poi di cambiare format, perché, c'è chi dice che bisognerà tornare ad un format a 16 squadre come voleva Boban, anziché alle 32 che ha voluto Infantino. Vediamo, ad oggi ecco, mi sembra un torneo dove a livello di rischi te ne prendi tanti, di problemi te ne crea tanti, a livello di ricavi sicuramente siamo ben lontani da quelle che erano le aspettative. Fatemi sapere un po' la vostra opinione, vi aspetto nei commenti, vi aspetto nel club di Passione Inter dove questi temi li approfondiamo tutti i giorni, quindi www.passioneinter.club se vi va di entrare a far parte, di supportare il nostro progetto, mi raccomando, vi aspettiamo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.